Il titolo che voglio consigliarti oggi è Rimworld, un titolo eccezionale, consigliatissimo. L'ultima volta che ho guardato dove si compra aveva qualcosa come 187.000 recensioni, tutte estremamente positive, quindi capiamo di cosa stiamo parlando. Veramente un esempio da manuale di game design, tant'è che il fondatore, Tynan Sylvester della Ludeon Studios, c'ha scritto un libro, Designing Games, A Guide to Engineering Experiences. I wanna gana. Uno dice, adesso è uscito il DLC nuovo, proprio poche settimane fa, e uno dice, vabbè, finora me lo son bevuto sto titolo, ora lo voglio giocare. Però sono tanti moduli e comprarli tutti magari è una bella spesa. Cosa faccio? Compro tutti i DLC, posso risparmiarmene qualcuno almeno all'inizio. Ecco, ti voglio aiutare giusto in questo, perché tanto li devi comprare tutti. Mettiti l'anima in pace, mettiti i soldi da parte, 25 euro a modulo, li devi fare tutti. Però magari non tutti in una volta. Quindi, che si fa? Allora, prima cosa, gioco base a prezzo pieno. Se lo prendi in sconto, digli no, guarda, ti do anche gli altri soldi perché vale anche i soldi dello sconto. E veramente li vale tutti, anche a prezzo pieno. È del 2013 circa, quindi sono passati un po' di anni dal gioco base. Ancora il fatto che se ne parli è così ed è così sentito la dice lunga, no? Sulla bontà del titolo. Quando parliamo del gioco base, qui nella stanza inizia ad arrivare l'elefante che si piazza qui dietro, no? E noi adesso possiamo parlare del gioco base facendo finta di non vedere l'elefante nella stanza. E io non lo faccio! E io non lo faccio, lo vedo subito l'elefante nella stanza, che sono le 30.000, non so quante sono, le decine di migliaia di mod. E sono eccezionali anche alcune di queste mod. Cioè, con un gioco del genere, un sandbox del genere, e con tutte queste mod che ci sono, voi potete tranquillamente morire di vecchiaia continuando a giocare con questo titolo, ogni volta facendo una run diversa. Questa è la verità. Quindi è un gioco dal gameplay divertente, perché poi con le mod te lo cuci addosso, puoi fare quello che vuoi. La storia fa ridere, praticamente è una navicella che ha un incidente e il personaggio o i personaggi atterrano su questo pianeta di fortuna e o ci vieni a vivere o te ne vai. Ma su questo pianeta puoi fare tutto, puoi costruire una base sotto la montagna, puoi fare i ranch con gli animali, puoi allevare gli scoiattoli, cioè puoi fare tutto. Poi con le mod non ho abbastanza fantasia, cioè, è una cosa, puoi fare qualsiasi cosa, andatevela a vedere. Ed è questo il fatto che in tutti questi anni ha reso così di successo questo titolo. È un titolo che te lo cuci addosso, lo giochi veramente come vuoi. Quindi, gioco base, abbiamo capito, e anche moddato se vuoi. Ovviamente il mio consiglio è la prima run sempre vanilla, poi dopo puoi complicarlo quanto ti pare, passi delle sessioni di gioco, puoi passare delle intere sessioni di gioco a cercare le mod e installarle. Poi ci sono i DLC. I DLC è uscito Royalty nel 2020. Royalty nel 2020 è un pochino dei DLC che parleremo, che sono Royalty, Ideology, Biotech, Anomaly e Odyssey, sono questi 5. Forse quello un pochino Royalty più scarico di contenuti, cioè forse ha meno cose rispetto agli altri, ma sono molto divertenti. E anche questo DLC sinergizza molto bene con delle mod che ci sono in giro. Mi riferisco in particolare ai poteri psionici, che possono essere ampliati e diventare molto divertenti, a volte esileranti per le cose che potete farci. E aggiunge la frazione impero. L'anno dopo è uscito Ideology. Ideology aggiunge molti contenuti, ma non a tutti ha messo d'accordo. Cioè, cosa voglio dire? C'è
una persona della community che una volta mi disse questa cosa. Disse, ma vedi, Ideology non mi convince perché alla fine introduce solo una serie di buff e debuff in base alla religione e in base alle ideologie, perché è questo un po' che introduce. Dal punto di vista, se questo è vero, dal punto di vista del gameplay, cioè si traduce in buff e debuff per i vostri personaggi, non è proprio vero dal punto di vista dell'immersione, del divertimento, perché anche qui con queste possibilità che vi dà questo DLC riuscirete a fare proprio una marea di cose molto varie e molto divertenti anche in questo caso, che poi si traducano semplicemente nel gameplay è un'altra cosa e sono d'accordo, è vero, ma non banalizzerei troppo, perché a volte anche una bellissima idea può avere un riscontro molto semplice, come in questo caso. Non a tutti piace, però anche in questo caso aggiunge le driadi, aggiunge le credenze, aggiunge altra storia, quindi sicuramente tante cose. Biotech è uscito nel 2022 e ha aggiunto una marea di contenuti, ma veramente tanti contenuti, non mod vanilla. Ha aggiunto i mech, ho detto tutto, cioè giri con i robottini, ho detto tutto. Poi ha aggiunto la genetica e le specie, che è anche lì una roba infinita, e i bambini, che prima dovevi gestire per forza solo con le mod. E quindi ha aggiunto anche tutta questa cosa, tutte queste cose qui. E poi veniamo ad Anomaly. Allora, Anomaly non è facile come DLC. Va un attimino spiegato. È un po' a sé stante. La cosa che, però ve lo dico subito, la cosa un po' che a me non è non ha convinto molto è che è un po' a sé stante. Cioè sta lì un po' per conto suo, mentre gli altri si amalgamano tutti bene, Anomaly è un po' che rimane lì una specie di corpo estraneo e ti sconvolge molto il gioco. Ora dobbiamo rendere onore alla cosa dicendo che anche bisogna vedere il periodo storico. Era 10 anni che c'era un gioco, ci stavamo un pochino forse sedendo su quel tipo di gioco. Ecco, Anomaly forse è una scossa, sì, che serviva per dare nuova linfa al titolo e in effetti ci è riuscita perché introduce delle cose completamente nuove. Come al solito non voglio spoilerarvi nulla, ma neanche lontanamente. Però vi dico chiaramente introduce delle meccaniche horror, anche se comunque è un horror leggero, in linea con lo spirito giocoso e un pochino più divertente del titolo. Però ecco, per farvi un po' capire, con questo, non so, con questo ve la dico così, è un po' come se Rimworld è una stanza, io ho la mia stanza vuota e ci faccio quello che mi pare. Poi arriva Royalty e ti aggiunge la televisione. Quindi continua ad essere una stanza in cui fai quello che vuoi, ma adesso c'hai anche la televisione, quindi puoi anche ascoltare musica, guardare le cose, eccetera. Poi arriva Ideology e ti aggiunge la cucina in questa stanza e quindi ci puoi anche cucinare. E poi arriva Biotech che ti ci mette anche il tavolo per gli ospiti sopra e quindi ci puoi stare anche in altri. Poi arriva Anomaly e vi ridipinge la stanza tutta di nero. Non è come gli altri, capite? Ed è una cosa che noti. Ogni run che faccio non riesco a disattivarmelo alla fine, perché anche se è un po' così, e comunque ne vale la pena. Più l'ultimo, che è uscito proprio poche settimane fa, è Odyssey. Odyssey a me non ci ho giocato molto queste notti, non ci ho dedicato tanto tempo, ma da quello che ho visto è veramente divertentissimo. A parte che hanno aggiunto una marea di cose perché è andato in concomitanza della versione 1.6 del gioco, che veramente hanno fatto un lavorone, tante cose, ma poi va a coprire una cosa che la community sempre lamentava, cioè c'è un bel mondo, c'è tante cose che però non si esplorano, a meno che non facevi quelle run carovaniere in cui giravi costruendo basi per il mondo, rimaneva un po' lì il mondo. E invece con Odyssey è veramente un'odissea, sei costretto a esplorarlo e per ora
tanti contenuti, tanta roba. Quindi, ricapitolando, consiglio tutto, ogni DLC è una pietra miliare, va fatto. Se non riuscite a farlo tutto in una volta, vi consiglio step 1, gioco base, a cui volendo potete aggiungerci le mod, poi aggiungete tutti gli altri DLC, in particolare Biotech e Odyssey, che sono veramente molto molto ben fatti, e poi al terzo step potete prendere gli altri, Royalty, Ideology, e vi consiglio per ultimo, quindi sotto step dell'ultimo step, Anomaly, perché vi cambierà, vi stravolgerà completamente il gioco, quindi ridandovi nuova linfa e aggiungendo altre ore come se già non ce ne fosse, come se ce ne fosse bisogno. Spero di esserti stato utile, fammi sapere come al solito, alla prossima.